Questa mattina mi sono svegliato e bella ciao. In passato io ho fatto qualche elogio per questa nuova versione del sito dell'Istat, ossia l'Istituto Nazionale di Statistica dell'Italia. Questa mattina volevo riprendere una idea che mi ero segnato tempo fa e mi sono accorto che andando sul sito hanno questa nuova sezione di nome IA che ovviamente, avendo sviluppato il magazzino del creatore, mi è venuto subito voglia di testare, o meglio, inizialmente volevo usarla, ma poi è diventata un'altra cosa. E cosa è successo? Che se noi proviamo ad esempio a scrivere questa cosa, che è il motivo per cui mi ero segnato un'idea per un video, la cosa parte, carina la grafica che ci mostra anche cosa sta facendo, ma la cosa fallisce. Allora io ho provato come ripiego, dimmi qualcosa sugli immigrati, ma penso che sai già come andrà a finire. E questo è il risultato. Allora si fa un bel refresh, si ricomincia da capo e vediamo se funzionano almeno questi input che troviamo all'inizio, che a livello di esperienza utente sicuramente sono una cosa apprezzabile. Vediamo se almeno questi funzionano. Ecco, ma secondo voi questo qui è un servizio pronto per il pubblico? Prima domanda. Seconda domanda, secondo voi il fatto che ci sia un errore così generico e la cosa non funziona è un buon uso di soldi pubblici? Ai posteri l'ardua sentenza. Comunque io alla fine quella ricerca inizialmente sui motivi di soggiorno me la sono fatta a mano e questo è il risultato. Perché mi ero segnato quell'idea come video? Come tesi riguardo al fatto che l'Italia non ha attrattività per quanto riguarda gli immigrati che vogliono arrivare in questo paese per lavorare. Il motivo lo si vede in 4 secondi. Nel 2007 erano 150.000, 2 anni fa circa 40.000. Cioè, potrebbe finire qua il video, però per girare il coltello nella piaga per quanto riguarda il come lavorano quelli che vincono l'appalto, ti faccio vedere una cosa. Qui vedi che ho aperto già un foglio di calcolo perché ovviamente il mio interesse, così come qualsiasi comune mortale credo che abbia un minimo di interesse su questi dati, è esportarli. Peccato che io, mannaggia a me perché sono uno statistico, vorrei scaricarli in CSV, che è il formato di solito standard. Bene, se io li voglio scaricare in CSV, clicco qua e mi dice esporta visualizzazione corrente. Ovviamente, bellissimo, comodissimo, no? Scarico e faccio finta di volerli importare in questo foglio vuoto. Selezionato il file, sostituisci i dati nella cella selezionata e osservi che l'output è completamente diverso da questo, quindi assolutamente questo bottone non fa l'esportazione della visualizzazione corrente, ma visto che io comunque conosco i miei polli, per dire così, faccio scarica Excel, visualizzazione corrente e per grazia ricevuta almeno qui funziona come ci si aspetta. A seguire cosa ho fatto? Ho copiato questi dati, li ho incollati su questo foglio di calcolo. Che non ti venga in mente di fare il copia di questa roba qui e incollarla direttamente, perché ovviamente ti porti dietro i decimali che vanno corretti. Quindi fai lo scarica Excel come ti ho mostrato. A questo punto però noi possiamo abbandonare le considerazioni di carattere informatico, esperienza utente, interfaccia grafica e così via e possiamo fare altre considerazioni di carattere statistico che così mi arrabbio meno, nonostante non è il mio campo. Allora, il discorso lavoro l'abbiamo già visto, per quanto riguarda la serie storica famiglia possiamo dire che è stabile, e invece per quanto riguarda studio qua non si vede bene, ma la cosa è in crescita, è più del doppio e vale praticamente lo stesso per la protezione internazionale. Questo praticamente, te lo faccio vedere meglio, dai. Questa è la protezione internazionale per quanto riguarda i permessi di soggiorno. Io in un video passato ho detto una cosa che dà fastidio, ma è la realtà. L'Italia, a livello demografico, a livello di arrivi dall'estero, può contare essenzialmente sulle crisi internazionali create essenzialmente dal suo grande alleato storico, ossia gli Stati Uniti, che ovviamente influenza la NATO. E qui vedi questa realtà proprio empirica.
attenzione, realtà, non verità, la verità la lasciamo ai teologi. Torniamo alla visualizzazione di prima e c'è un'altra buona notizia, beh, oddio, buona, dipende dai punti di vista, che è collegata a quella di prima. Anche lo studio comunque ha avuto la sua bella crescita di permessi di soggiorno, che però, se noi andiamo a indagare, ti farò vedere qualcosa, è sempre collegata a problemi di altri paesi e di gente di questi paesi che cercano fortuna, comunque un assaggio di stile di vita migliore in Italia. Prima di andare a vedere questo dettaglio statistico, mi duole fare una precisazione di termini. Qui parliamo di permessi di soggiorno, quindi abbiamo a che fare, sì, con stranieri. La categoria stranieri ha tre sottocategorie, che sono la popolazione straniera, cioè gente che ha ottenuto la cittadinanza. Poi abbiamo i permessi di soggiorno, che possono diventare cittadinanza, ad esempio nel caso del lavoro. E poi abbiamo il fenomeno degli sbarchi, che purtroppo è quello che mediaticamente viene più coperto. I tre fenomeni sono collegati, ovviamente sì, ma per motivi squisitamente politici vengono coperti solo gli sbarchi, anche perché se dovessero mostrare sti numeri, praticamente la politica non serve a niente. Ora andiamo a vedere l'approfondimento su questa categoria di permessi di soggiorno. Se noi andiamo a smanettare forte sul sito Esploradati Istat, andiamo a scoprire che Cina è al primo posto per quanto riguarda questo motivo del permesso di soggiorno, ma non stupisce perché sono più di 1 miliardo, invece stupisce l'Iran. Come ho ottenuto questa vista pulita? E qui viene appunto un altro discorso di esperienza autentica. Evidentemente l'azienda che ha fatto questo servizio non ha assolutamente curato. Se noi andiamo in selezioni e principali paesi di cittadinanza, noti che abbiamo 48 su 66. Se noi andiamo su tutte, vediamo che abbiamo mondo, che è quella che qua sopra si chiama selezione a livello 0. A livello 1 abbiamo i continenti, cosa che io non ho selezionato perché mi interessava vedere i propri paesi. A livello 2 abbiamo quello che sembrano i paesi. Perché dico quelli che sembrano? Perché se noi andiamo a vedere, poi ci sono queste macro categorie che disturbano il risultato finale. Quindi bisogna selezionare i livelli 3 e togliere la spunta a questo. Cambierà in futuro questa cosa? Mi auguro di sì, se ho qualcuno all'ascolto. Detto ciò, qui, ripeto, si può vedere che appunto, ad esempio per l'Iran, le femmine aumentano di più di 10 volte. Se noi prendiamo il totale, vediamo che sono addirittura al primo posto e anche qui aumentano di 10 volte. L'Iran l'ho citato più volte nei miei video, ma più volte, per quanto riguarda paese futuro coinvolto in una guerra, e questa cosa è già successa anche se è durata qualche settimana, ma essenzialmente è un paese estremamente instabile. Non è il caso della Cina, assolutamente. Però qua dentro ci sono un sacco di spunti anche per come organizzarsi se si offrono appartamenti per studenti o servizi sul territorio etnici. Noi possiamo anche vedere lo scorporo di dove vanno questi studenti che vogliono studiare in Italia. Mentre comunque per l'Iran abbiamo un incremento di oltre 10 volte, vedi che per gli Stati Uniti è di circa il 20%, perché appunto non è un paese in crisi come l'Iran. Nella Tunisia anche possiamo aumentare un sensibile incremento, ma più della Tunisia ovviamente la Russia e la Turchia. Nota bene che questi sono numeri assoluti, io queste considerazioni le sto facendo anche sulla popolazione, cioè se noi facciamo questo numero diviso dalla popolazione totale, troviamo un tasso di permessi di soggiorno studio per questo paese molto maggiore della Cina. Farti capire, in Iran sono circa 90 milioni, in Cina sono quasi 1,5 miliardi. Capisci che questo numero come tasso è circa 15 volte maggiore, proprio per il fatto che è un paese più stabile, quindi giustamente la gente si guarda un po' fuori. Quindi questa è una esplorazione statistica, inteso solo come visualizzazione dati, sul cosa spiega questa tendenza che possiamo dire discretamente positiva dei permessi per studio. Se noi andiamo a vedere quelli per protezione internazionale, qui vedi 2022 e si fa gol abbastanza facilmente, ma andiamo ad approfondire veramente questa cosa. Ovviamente al primo posto, come sicuramente avrai immaginato, c'è l'Ucraina.
soprattutto nel 2022 ma anche nel 2023 vedi che sono in cima. Poi a seguire Bangladesh, Pakistan, Egitto, Perù e così via. In futuro qui, beh, poi io non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma non è che dipendono da me queste cose. Se dei paesi già citati per instabilità politica dovessero sfociare in altre guerre, sicuramente li troveremo all'interno del nuovo anno e possibilmente in cima. Sta di fatto che comunque questo totale delle voci non, lo ribadisco, non riesce a aggiustare i problemi di squilibri demografici che ci sono in Italia, che sono appunto tasso di natalità ridicolo collegato al tasso di fecondità totale per donna, che sono il numero di figli che ha nella sua vita, unito ad una ovviamente popolazione che invecchia sempre di più. Quindi essenzialmente per aggiustare la situazione servirebbero molti più ingressi che poi vengono stabilizzati, non voglio dire regolarizzati ma stabilizzati, anche perché sul discorso clandestinità si potrebbe discutere a lungo e purtroppo si andrebbe a finire in gusti politici, diciamo così. Quindi per concludere, l'Italia, oltre ad avere servizi pubblici che magari funzionano meglio, in questo caso esplora dati Istat, praticamente può solo tifare in altre crisi internazionali affinché possa ridurre i danni dal punto di vista demografico, perché una risoluzione al momento non si vede, non si può prevedere, perché appunto i paesi che schioppano non è che sono facilmente prevedibili. Perdonami questa espressione abbastanza cinica e infelice. E come vedi comunque negli ultimi anni si può dire molto sui decreti flussi, sicuramente qua c'è stato un balzo in avanti, ma c'è tanto lavoro da fare su quel fronte, ma proprio tanto, e poi comunque bisogna osservare che appunto nonostante i decreti flussi non si hanno più quei numeri di una volta, perché lo ribadisco, l'Italia non ha più attrattività immigratoria per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda lo studio. Sì, e secondo me questo video dà spunti concreti ad organizzazioni universitarie oppure chi ha la casa a Milano o a Roma, a Bologna, quello che è per quanto riguarda degli affitti, chiamiamoli etnici.